l'ultima pescata dell'anno. Sono a cavallo, questo è il 31 dicembre, quindi proprio l'ultima pescata dell'anno. Adesso mi farò 4 notti, sono a pesca in un grandissimo lago. Sono arrivato oggi, ho cercato la posta, gli spot, tutto quanto, quindi ho finito a fare tutto che era scuro, l'acqua che non arriva a 8 gradi, quindi è veramente fredda. Io sono venuto con delle boils del 28, me ne ho portate 8 kg perché volevo provare una cosa diversa, creare un settore di interesse del pesce. Ho pasturato questa zona perché comunque è una fascia, sto pescando abbastanza vicino questa volta perché ho trovato uno scalino non troppo lontano e ho pasturato tutta una lunga fascia dove sto pescando e vediamo se riesco a intercettare magari un branco di carpe, perché questa volta sono venuto ma ho delle ambizioni, insomma, vorrei fare qualche pesce di taglia importante, quindi la mia pescata è impostata su questo. Se non farò carpette non mi importa, l'importante è che quando suonino gli avvisatori siano bei pesci, visto che comunque prenderò anche un po' di pioggia e chissà, magari saranno quei momenti in cui mangerò il pesce, staremo a vedere. E detto questo, tra poco andrò a fare cena, poi più tardi sicuramente ci saranno i fuochi d'artificio vista lago perché siamo qui, è Capodanno, vediamo questa avventura come va. Beh, eccoci alla prima mattina. È stata una notte tranquilla, a parte i fuochi d'artificio, i petardi di mezzanotte. Ho avuto giusto qualche beep questa mattina presto, ma niente di che, insomma. Adesso si sta alzando una lieve brezza, però diciamo che non ho il vento contro, ma ce l'ho alle spalle, quindi non so se sia buono. Ho paura che il pesce, se era in zona, si allontani seguendo il vento. Però ci siamo, quindi aspettiamo, vediamo se cambia qualche cosa. Oggi probabilmente non so se ricalerò le canne, ne ricontrollerò qualcuna giusto per vedere le boiles come sono, ma credo che comunque sia tutto perfettamente come ho lasciato ieri. È una pesca d'attesa, diciamo che ho pasturato un grosso settore e adesso sto aspettando che passino le carpe, anche se con l'acqua così fredda sicuramente il pesce gira meno, però se mai dovessero arrivare qui davanti credo che riuscirei ad avere qualche partenza, comunque riuscirei a farle fermare nella zona pasturata, insomma. E ora sono circa le 8:30, a parte le paperette che mi girano attorno, mi fanno un po' di compagnia, tutto tace, quindi vediamo più tardi cosa ci aspetta. Stavo notando la sabbia di questo posto, è una sabbia particolare perché come vedete è grigia, ma il suo colore è dato, probabilmente questa è una sabbia dovuta da conchiglie frantumate, perché la riva ne è piena e sembra una sabbia di conchiglie, molto, molto particolare come posto.
mi piace davvero molto. Adesso non sta mangiando niente, ci sta. D'altronde il pesce con queste temperature sicuramente, se non è bloccato, poco ci manca. Poi avrei sperato in una giornata con un po' di sole che magari con dell'acqua bassa e del sole i raggi filtrano attraverso la colonna d'acqua, riscaldandola un po' e magari i pesci si attivano, ma con queste condizioni la vedo dura. Non so, non credo anche di non ripasturare, perché comunque avendo pasturato molto ho paura che se continuo a pasturare senza avere il pesce in zona probabilmente brucerei gli spot. Quindi aspetterò, quando comincerò a avere qualche risposta dal lago butterò altre palline, ma questo è ancora tutto da vedere, valuterò pian piano durante la sessione. D'altronde questa è la prima notte, ne ho ancora altre 3, quindi sto facendo una pesca d'attesa e ho deciso di fare un cambio, ovvero ho recuperato una delle canne più esterne e la porterò a cercare l'acqua più profonda, intorno a 2,6 m, 2,7 m che ho visto ieri. Sarà la calata più lunga. Probabilmente lì c'è un fondo morbido. Non mi piace perché ho visto dall'eco che sembra che ci siano delle alghe in decomposizione, quindi marciume, e potrebbe essere un fondo puzzolente. Però ho visto che nel fondo duro, sullo scalino, non si è mosso nulla, quindi una canna la sposto. L'innesco rimane quello perché è ancora tutto perfetto e niente, ora anche con l'uso del GPS per capire bene la distanza da dove ho posizionato il pod, perché calare a lunga distanza magari non ci si rende bene conto, quindi userò il GPS del telefonino per calcolare questa distanza. E adesso vediamo di trovare uno spot. Ora sono a 350 metri da riva e ho trovato una zona che potrebbe essere interessante. Adesso devo sondarla un attimo perché mi sembra un punto un po' più duro rispetto al resto del fondo, intorno ai 2,6 m, 2,7 m insomma. Adesso vediamo se è così. Sì, il piombo rispetto all'altra zona non è neanche sporco di fango, è morbido ma non morbidissimo, quindi credo che una canna la calerò qui. Lo pasturerò con un po' di boiles spezzate. Visto le temperature dell'acqua voglio pasturare un po' di meno del giorno precedente. Questa è più lontana, quindi farà un gioco a sé. E ora ritorniamo a riva. Ci siamo, la prima calata a long range dell'anno. Finalmente è uscito un po' di sole, quindi
sto meglio io con le temperature, perché freddo umido dà fastidio, insomma si sopporta male, ma con un po' di sole che ti scalda sicuramente si sta meglio. E che dire, spero che scaldi l'acqua anche questa nel basso fondale, insomma, in 1,5 metri, 2 dove pesco, perché così magari si attiva il pesce e ho qualche partenza. Adesso il vento è piatto, non c'è vento oggi. È un lago molto calmo, a differenza della prima volta che sono stato, sembra tutto un altro posto, insomma. Non so se li sentite, ma ho dei corvi che mi girano sopra. Non so se sia un segnale o di come sarà la mia sessione oppure no, ma stiamo a vedere. Ho voluto allungare una canna perché comunque ho visto che vicino non ho avuto risposta del pesce. Siamo arrivati al pomeriggio, questo è il secondo giorno, vediamo se riesco a avere qualche risposta prima di sera, magari sarebbe gradita, insomma, perché comunque è un lago tosto, poi con la temperatura dell'acqua a 7 gradi cambia tutto. Adesso sto pescando con delle boilers del 28 al fish meal, ci sto andando abbastanza pesante, non so se sia la soluzione giusta, però volevo tenere fuori il pesce di disturbo e le carpette. Per ora sembra che ci sia riuscito, insomma, le canne sono state abbastanza mute. Adesso quella canna che ho portato un po' più fuori, ho pasturato un po' meno, è anche una prova, perché comunque questa zona davanti è fortemente pasturata, quindi quella canna solitaria con poche boils spezzettate attorno a cercare quel pesce di passaggio nell'acqua un po' più fonda, insomma ce l'ho messa. Vediamo se sarò fortunato oppure no. Le altre canne ho deciso di non spostarle, non le tocco proprio, le lascio lì, visto che tirando su una canna ho visto l'esca ancora perfetta, non mi sembra il caso di cambiare l'innesco. Quindi per adesso tutti gli inneschi sono gli stessi del primo giorno, ho solo spostato una canna e le altre tre le ho lasciate dove erano, perché credo che comunque siano dei buoni spot. E buoni spot che si aggirano tra 1,5 metri e i 2 metri, 2,3 metri di profondità. Quindi c'è da aspettare magari che passi il pesce, che non sia un cappotto, insomma. Stasera è veramente freddo, è tutto sereno e sono più fiducioso della prima sera, perché comunque ho sentito le canne che già hanno spippato qualche volta, quindi è segno che comunque c'è del pesce in zona. Dopo io certo sto puntando a delle carpe di taglia, quindi con delle esche così grandi si presume che se si avvicinano delle piccole carpe non dovrebbero agganciarsi, ma ho i miei dubbi. Quindi sono qui aspettando il mio target fish e vediamo se questa sera, che è più fredda, può cambiare qualcosa. Comunque il lago, il vento non c'è stato quasi mai anche oggi, quindi è sempre piatto. Non so cosa aspettarmi. Ripeto, sono fiducioso perché ho sentito le canne sbippare più di una volta questa sera e già meglio di ieri, insomma. E niente, adesso andrò in tenda ad aspettare una partenza. Vi spiego bene come sto pescando, o perlomeno il piano, cosa prevedeva.
Il primo giorno praticamente ho buttato 5 kg di boiles per 4 canne, boiles del 28, pasturato molto ampio, ho cercato di creare un'unica fascia perché comunque sì, è inverno, l'acqua a 7 gradi, questo essendo un grande lago, personalmente non sto puntando alla carpa di 10-12 kg, voglio salire di peso e di molto, quindi sto pescando con queste boiles così grandi per questo motivo. Oggi ne ho spostata soltanto una allungandomi parecchio per variare, perché comunque metti che sto sbagliando tutto, magari quella canna mi potrebbe far svoltare la pescata, pasturando un po' di meno e innescando sempre una palla da 28. Quindi questo è il mio piano, che poi comunque potrebbe evolvere in base alle catture o alle non catture delle ore successive, dei giorni seguenti, in base a come va la pescata, insomma. Si presume, quindi la mia dovrebbe essere una strategia lenta, diciamo, non è per andare lì una notte secca, pasturare molto. Diciamo che sto preparando il terreno per gli ultimi giorni, insomma, sperando che vada tutto secondo i piani. Sono venuto qui perché volevo fare un bel pesce di taglia importante e questo lago ci sono. Non è facile perché ce ne sono molte piccole, quindi bisogna riuscire a selezionare bene la taglia. Anche la seconda notte sembra che sia passata tranquilla e vediamo, adesso sono 6:30, 7 del mattino e invece stamattina, adesso sono le 11, ho questo vento laterale gelido che non so se possa far bene o no. Comunque siamo qui e vediamo. Era uscito il sole stamattina sul presto, poi si è annuvolato tutto e peccato perché un po' di sole che scaldava sia l'acqua che me e la tenda non mi sarebbe dispiaciuto. Quindi più tardi ricalerò le canne, 2 le porterò sugli spot del primo giorno perché voglio mantenere comunque quella linea e le altre 2 andrò a cercare fortuna. Durante le lunghe attese, insomma, spesso fissavo l'orizzonte, l'acqua, cercando qualche risposta, qualche segnale da qualche carpa. E il tempo comunque scorreva e non avevo risposte, quindi diciamo che la situazione non era delle migliori. Però comunque avevo ancora 2 giorni davanti, quindi ero fiducioso. Come sicuramente avete visto, è iniziato a piovere. Io adesso ho fatto dei sacchettini in PVA, quindi aspetterò un po' che diminuisca e andrò a calare. Perlomeno, insomma, i sacchettini si sciolgono sotto la pioggia, quindi o mi porto un secchiello, li lascio lì dentro fino all'ultimo, però sotto la pioggia sempre che è tempo che metti la mondatura e si scioglie, quindi aspetto un po'. Ok, ora è diminuita un po' la pioggia, quasi che ha smesso, quindi ne approfitto, sto andando a calare la canna, quella, una di quelle più lontane. Ho scappato un attimo in tenda perché sono riuscito a calare soltanto 2 canne,
È venuta questa pioggia, più il lago ha cominciato a fare delle onde e non mi sentivo sicuro sopra il gommone, quindi ho preferito per ora aspettare un po'. Adesso ho calato soltanto 2 canne e più tardi calerò le altre. Comunque il lago così mosso con delle onde praticamente i 2 giorni precedenti non c'è stato mai, tranne qualche ora quando si è alzato un po' il vento, e spero che le carpe si attivino e quindi incrocio le dita per oggi, che credo sia la volta buona. Finalmente sono riuscito a calare l'ultima canna, con il fatto della pioggia, il vento, poi quando ho finito a calare comunque è arrivato del pesce che mi ha starato tutto, quindi ho dovuto ricalare. E questa sera sono positivo perché comunque, come sentite, il lago sta facendo le onde, ovvero c'è questa brezza che fa muovere il pesce, e nei 2 giorni precedenti era tutto fermo, quindi molto probabilmente questa sera il pesce mangerà, non so se mangerà a me, ma comunque è attivo. Dai, dai, vai! Cazzo! Ah! Uh. Uh. Oh, mare in tempesta. Ora sto aspettando che si calmi un po' il vento con le onde, che così magari riesco a ricalare quella canna, perché è una di quelle più lontane, quindi preferirei insomma rischiare il meno possibile. Quando dicevo che i pesci seguono le correnti e il vento, che è una cosa risaputa,
però in questa pescata come non mai. Infatti adesso il lago si è acceso, quindi vorrei andare a ricalare 2 canne, ma con questa maretta non me la sento molto comunque, perché mi piace rischiarmela insomma per qualche pesce in più. Poi non è detto, adesso vedo, se si calma un po' le porto fuori, pure aspetto domani mattina sul fresco, vedo. Comunque per adesso sono molto soddisfatto perché il lago sta rispondendo, un po' lentamente ma sta rispondendo. Tra poco vi mostrerò la carpa e a quanto pare quel vento e la pioggia ieri sera ha fatto muovere il pesce e infatti ne ho fatte 2, una piccolina che ho ributtato subito e una più bella che ho tenuto. E niente, adesso vi mostrerò il pesce. Vi mostro il pesce di stanotte, quella più bella, una carpa panciuta. Che hai mangiato sotto un forte vento, infatti non è stato facile col gommone riuscire ad andarla a recuperare. Guardate che bellissimo esemplare di carpa. È stato un combattimento strano, non ha tirato quasi mai finché non sono arrivato sopra, poi da lì insomma avete visto nel video. Bellissima carpa invernale, la prima carpa dell'anno. Felicissimo. Panciuta e sanissima. Sì.
Sì. Ora ti rilascio. Andrà la volta. Nervosa, eh? Calma amica. Ho fatto un po' di cacca di boveness addosso. Ok. Visto che sto pescando molto lontano e non ho gli swinger con la molla, anche se ho aggiunto già un peso, ho usato degli affondafilo praticamente per aumentare il peso totale dello swing stesso, così che ho più peso e il filo rimane più in tesa, anche perché con questo vento piombi pesanti sì, ma poi dopo se il pesce mangia in calata e non avete un buono swing, pescando lontano non lo sentite. Quindi adesso ho attaccato 60 grammi in più oltre a quelli che già si sono, quindi saranno 100 grammi tipo di pesi in totale per ogni swinger, cioè per quelle più lontane. Ho 2 canne fuori dall'acqua, quelle che pesco più corto, perché dico anche le porto fuori più tardi non succede niente. Prima c'era poco vento, quindi ho approfittato per calare quelle lunghe e adesso niente, andrò a ricalare quelle corte. Il pesce ha mangiato sui 350 metri su un singolo innesco del 28 con un sacchettino in PVA dentro delle boias briciolate e qualche boias attorno sia intera che spezzettata, e ha funzionato così, insomma è stata una caccia mirata. Credo proprio che i pesci si lasciano trasportare dal vento e lo seguono, perché in 2 giorni non ho visto niente, poi ieri ne ho fatte 2, quindi i pesci sono arrivati in zona per quel motivo. Il tempo è così, si è coperto, c'è questa pioggerellina fastidiosa, ogni tanto si alza il vento. Fino a questa sera ho visto il meteo, comunque dovrebbe rimanere così, e vediamo se questa sera magari si riformano le onde. Sull'eco mi segnalava proprio il fondo, le particelle che si staccavano in sospensione, quindi le onde provocano proprio un bel movimento sul fondo e i pesci lo sanno e probabilmente gli scoprono quel cibo che tanto amano. Sta piovendo un po' di più, come giusto che sia, perché comunque la pioggia va in piene e me ne vado in tenda, che forse è meglio. Ok, ora calerò questa senza sacchetto perché sotto questa pioggia è inutile. Pasturo, borse spezzate.
pescatore bagnato, pescatore fortunato. In questi casi mi verrebbe da dire le ultime parole famose. Infatti da lì a poco si alzò un vento fortissimo. Io ero in gommone, stavo calando l'ultima canna quando sentii tutti i miei avvisatori suonare all'impazzata e in quel momento mi sono girato e ho visto il pod cadere in acqua. Ho pensato che, ok, il vento ha ribaltato il pod e tutte le canne. Può capitare, non è bello, però. Invece, quando mi sono avvicinato, scoprì l'amara verità. La pescata finisce in un giorno in anticipo perché il vento mi ha spezzato il pod. Ho spezzato il pod e non ho i picchetti, ce ne ho solo due e sono anche corti, quindi non lo so, sono demoralizzato perché queste cose quando succedono, insomma, mi mettono un po' alla prova e adesso ci penso su, ma non lo so, forse farò campeggio un ultimo giorno. Giunto all'ultima sera, tra poco andrò a dormire e si è fatta quasi luna. Alla fine, grazie a dei ragazzi che domani prenderanno il mio posto, sono riuscito a calare le canne che con il mio gommoncino, con quel vento, non riuscivo. Oggi pomeriggio a un certo punto si è alzato fortissimo vento e si è spezzato il pod. Mi sono cadute tutte le canne in acqua e quindi pensavo di smontare tutto e andare via. Poi piano piano ho trovato una soluzione provvisoria con due picchetti davanti e altri picchetti da tenda dietro per tenere tutto fermo e questa notte la pesco con il pod messo in questa posizione così, un po' alternativo. E detto questo, circa un'ora fa ho avuto un'altra partenza, una piccola carpetta, l'ho recuperata da riva, quindi incrociamo le dita, io sto ancora aspettando la mia big. Non so se arriverà oggi, sarebbe bellissimo perché in fondo è la prima pescata dell'anno, anche l'ultima. Sono stanchissimo, quindi meglio che vado a dormire. Questa c'è. Bella ghiacciata. Oh, bella questa pure. Una buona.
Ciao. Che fate? Dove vai? L'ultima mattina, una pescata senza dubbio difficile. Mi sono capitate diverse piccole disavventure, chiamiamole così, dal gommone bucato al pod che si è spezzato. Poi ieri sera, mentre stavo ricalando l'ultima canna, dopo che mi era partita quella carpa piccola, praticamente al ritorno, col fatto che la batteria era scarica e di notte sono andato un po' alla deriva e ho beccato i fili di una canna col motore, quindi potete capire cosa è successo. Nonostante tutto, quella canna che ero andato a calare questa mattina verso le 6 è partita, dandomi quella bella carpa che poi vi mostrerò. Che dire, questo posto non è da sottovalutare, perché quando si alza il vento forte, ragazzi, a me mi ha spezzato un pod, quindi vedete voi quando può essere forte il vento qui. È un lago molto impegnativo da affrontare da soli, sicuramente con un compagno questi posti si riescono ad affrontare meglio, perché comunque quando sei là fuori col vento, le onde, da solo non riesci a fare le calate bene. Me ne sono reso conto ieri, perché comunque sono venuti dei ragazzi e mi hanno dato una mano loro a calare, fortunatamente, perché altrimenti non avrei pescato. Poi quando sono andato a ricalare una canna solo questa notte è successo quello che è successo con i fili, quindi se non era per loro probabilmente non avrei pescato ieri. Ora vi mostro la cattura di questa mattina, una bellissima ricina lunga, e rispetto dell'altra questo credo sia un maschio più muscoloso che grasso. Ora la mostro. Pesci tozzi, massicci, è difficile fare selezione, però se si riesce si viene ricompensati bene. Questo è un'altra vitante del grande lago, stupenda, mangiatrice di cozze, vongole, gamberi. Infatti si vede che è un pesce di mole,
non è arrivato il target fish, però di certo non posso dire che è andata male. Ancora una volta ok, ora la vado a rilasciare. Che dire, questo posto semplicemente fantastico, difficile ma anche tosto, perché quando il tempo ci si mette, beh, ragazzi, il grande lago è pericoloso, quindi se venite portategli rispetto, perché in un attimo vi potete trovare alla deriva con il vento se siete sul gommone, oppure volar via tende o addirittura spezzare pod, come mi è capitato. Quindi state attenti, che se prendete il tempo brutto sicuramente, insomma, avrete dei grossi problemi. Detto questo, è un posto bello, peccato che soffra di questo continuo abbassamento di livello. Speriamo che arrivino le piogge a rialzarlo un po', perché è un lago che soffre questo, soffre per via della pesca di professione, per via dell'acqua che continua a scendere, e quindi se venite portategli rispetto e lui probabilmente vi ricompenserà. Detto questo, adesso finisco a smontare e me ne ritorno a casa, soddisfattissimo, perché comunque sono riuscito a scappottare la prima pescata dell'anno, quindi per me va benissimo. Al prossimo video.